23 aprile, passaggio del treno di Machu Picchu. Il nostro Machu Picchu è di là. Comunque non è lontano. Queste montagne non sono solo montagne. Anche perché non so se vedete, ci sono 7 piramidi, non è totale. Buon compleanno Bucarara! Cazzo, dov'è il treno? Io voglio vedere il treno. Con i suoi 4.600 metri d'altitudine e 4.200 metri di dislivello in circa 50 km, il cammino tra Machu Picchu e Choqquequirao presenta rovine antiche inesplorate, regalandoci la possibilità di riscrivere la storia del Perù. Prima tappa, Colpapampa, dove cogliamo l'occasione di vivere un po' di tempo la vera essenza dei pueblos andini, ancorati nel vivere, sopra le fondamenta di strutture ben più antiche. Da lì un bus per raggiungere Yanama, ai piedi del cammino che ci porterà a Choqquequirao. Guarda che roba! Guarda che cazzo di roba! Ci siamo. Stiamo partendo da Yanama. Questo è lo scenario. Wow, incredibile. Per arrivare a Choqquequirao. Il cammino mise a dura prova i muscoli e le articolazioni delle ginocchia, dovuta anche al grande dislivello della vallata, lasciandoci dubbiosi sul proseguimento. I dolori fisici furono però presto curati all'arrivo a casa della famiglia Perez, guerriere peruviane che raccontano storie di vite ormai disperse nei ricordi di anime passate. Quindi ragazzi siamo arrivati a destinazione, ovvero il primo camping del Choqquequirao Trekking. Praticamente vivendo in una capanna di adobe nella montagna e vecchio stile. Ci sono 2 signore che vivono qua, ma è anni luce dalla civiltà, proprio essere tornati indietro nel tempo. E qua c'è un porcellino d'India che loro mangiano, non so se si vede, eccolo lì, che loro mangiano. Il cane, ma no, ma è allucinante sto posto, è incredibile. Guarda che roba. Non c'è niente, c'hanno anche la luce che a una certa se ne va e così vivono. Incredibile. Oggi 13 km e 1250 metri di dislivello. Sono 6 km percorsi. Ero dall'altra parte della montagna. Il fiume abbiamo fatto e adesso sto risalendo su quest'altra montagna e non è nemmeno metà percorso. Probabilmente è il cammino più tosto che ho fatto in vita mia. Voglio morire. Questo, quello che dicevamo prima, da lontano non si vede, però ragazzi, dico nell'altro video, la natura copre, però è pieno di terrazze, come ben vedete. Questo è un posto sconosciuto, ma qui era un'antica civiltà ed è tutta la montagna, tutto, chicos, yeah. Questa è la parte quasi più alta della montagna, prima di scendere per poi risalire a Choqquequirao. Qua troviamo Payyonar, altra antica civiltà. Questa è la situazione, sono tutte zanzare ragazzi e tafani di merda. Non si può fermarsi un attimo perché ti mangiano vivo. Io non lo promuovo, fa cagare. Allora ragazzi siamo a 3.000-4.000 metri nelle Ande peruviane, non lo so. E qui nella montagna c'è un tunnel profondissimo. Adesso mi addentrerò un pochino. Chiedo permesso agli Apu, dio della montagna, e alla Pachamama, perché è giusto portare rispetto qua. È profondissima. Permesso. Mi sto cagando in mano, cazzo.
lì, non so se si vede ma va giù. No raga, non finisce lì, torna indietro. Cazzo, non me la sento, c'è un'energia strana qua. Ok, quando c'è stato il diluvio, gli uomini o chi prima di noi si rifugiava nelle montagne, perché laggiù c'era acqua, tanta acqua, si vede cazzo che c'era acqua, cioè la vallata era piena di acqua, solo le montagne rimanevano in superficie, solo gli Apu, e quindi chi viveva all'epoca faceva tunnel nelle montagne. Quello è un tunnel, cazzo, io adesso non riesco a entrare più dentro perché veramente c'è un'energia strana e il tunnel non finisce lì. Vi dico, sono nel trekking per andare a Choquequirao, se qualcuno ha il coraggio di entrare lì dentro lo faccia da sé, però questo era Nampacha probabilmente, o Urampacha, sicuramente pre-Inca, pre-diluviana, quella grotta. Guardate che spettacolo, siamo a 3.000-4.000 metri. E niente ragazzi, continuiamo questo cammino. Ok, pausa. Questa è la situa. Spero di riuscirci perché sto veramente dubitando. C'è rimasto poco di salita, 2 chilometri. Speriamo bene, ho finito l'acqua. Stiamo camminando sopra le mura di Choquequirao. Eccolo. Arrivano in Choquequirao. Adesso andiamo a vedere questo posto di merda. Questo orribile, orribile. Guarda questo. Guarda questo. Ti sei vendicato alla fine? Questa è la situazione. Buongiorno da Choquequirao. È stata un'impresa, però ben ripagato direi. Considerata la sorella di Machu Picchu, Choquequirao riceve ogni anno molti meno turisti del sito gemello, ma le rovine sono altrettanto interessanti e imponenti. Si dice sia stata costruita dall'imperatore Inca Pachacútec come bastione di resistenza alle invasioni ispaniche, divisa da vallate enormi che facilitavano la comunicazione fino a raggiungere Ollantaytambo. I primi reperti storici sulla scoperta del sito risalgono al XVIII secolo, ma oscurata da Machu Picchu, i primi veri scavi archeologici non partirono prima degli anni 70 del secolo scorso. Come potete ben vedere, ci sono altre terrazze, c'è qualcuno che ci vive, ma la civiltà continuava. Guardate, anche là. Adesso sono anche campi di coltivazione, però le terrazze vecchie si vedono. Erano altri tempi, altro clima, alta temperatura, altra densità. Si parla, c'è una teoria che dice che migliaia di anni fa era molto più leggero, adesso è più pesante, diciamo, la densità. Come ben vediamo da Machu Picchu, la struttura è totalmente diversa. Ci allegheremo una foto per comparare. Secondo logica, secondo quello che ci hanno insegnato e secondo noi, questa è molto più recente, la struttura. Cioè è stata trovata adesso, 20 anni fa, 30 anni fa, non so quanto. Gracias Pachamamita. Gracias. Possiamo vedere il sistema per l'irrigazione, il sistema per l'acqua, è fatto molto bene. Guarda che roba. Qui ancora possiamo trovare un tipico mortaio che si trovano in alcune zone rurali e si serviva come noi facciamo il pesto, loro facevano le loro pietanze. Adesso scendiamo giù per il settore Yama, si chiama. Vamos!
Ok chicos, stiamo andando verso questa bellissima vallata che è piena di terrazze, stile Inca, ma ovviamente vediamo molto meno di quello che c'è, perché sicuramente se tagli tutti questi alberi sotto tutta la montagna sicuramente è piena di antiche rovine, che siano Inca, che siano pre-Inca, come il Cincero, anche perché qui questa è stata scoperta da poco, questo posto, e più scavano più trovano, quindi ora andiamo all'esplorazione. Sarebbe bello vedere tutto nel suo antico splendore, però come si sa la natura poi mangia tutto. È molto interessante infatti, perché fanno da... Quasi che li troviamo anche a Toro Muerto. Sì, sì, questi zigzag che sembrano quasi a formare un serpente. O come dicono i polacchi, note musicali. O note musicali, vibrazioni. Sì. Sì, Cioè note musicali in uno spartito antico, chiaro. che non è lo spartito che conosciamo noi. Anche perché basta pensare alla scrittura cinese, se noi non sapessimo che fosse scrittura sembrerebbe un disegno normale, invece è un disegno associato a un concetto, quindi questo potrebbe essere benissimo un disegno associato a un concetto, che ovviamente ora non sappiamo, ma potrebbe essere sicuramente una vibrazione musicale, uno spartito o un serpente, chissà. Bene, ora noi andiamo giù e andiamo ad esplorare altro. Stiamo scendendo dalle scale che sono non ripide di più, guarda che roba. E continua ragazzi. Buongiorno a tutti, siamo qua in Choquequirao, il settore degli Llamas. Qua potete vedere tutte le terrazze, impressionante veramente. E quando andiamo a fare un zoom, si vede tutti quelli là. Ci sono tanti. Se andiamo un po' più su, c'è gli scoperti, un po' stanco, io ho fatto la video per loro, ma va bene, siamo un equipo. Questa è l'architettura incaica con le pietre così, possiamo vedere le pietre, il tipo di architettura che è post-diluviano, ci sta. Beh, che dire, ieri ero veramente sul punto di morire, ma oggi sto apprezzando veramente questo luogo che è incredibile. Chiedo scusa alla Pachamama per aver maledetto il cammino e Choquequirao, però adesso posso, con un'altra energia e altri occhi, posso veramente godermi questo luogo. E poi che dire, siamo sempre in buona compagnia, no? Oh, finalmente ti vedo, bastardo. Ti vai grosso? L'hai chiamato tu, l'hai chiamato. E Condor. Lo scoragogno. Molto veloci, con 3 metri di envergadura. Siamo sotto le rovine di Choquequirao ragazzi e Si vede, va. Le terrazze. Choquequirao è lassù. E guardate dove arrivano le terrazze. poi tra l'altro non so se rende l'idea, ma sono veramente verticali alla parete, sotto c'è Quella là. un burrone. Io non so come, possiamo probabilmente risalire a chi l'ha costruita, ma come l'hanno costruita senza i mezzi di oggi io non ho parole veramente. Qua possiamo vedere che la civiltà continuava fino a in basso. Queste ancora sono le terrazze antiche, ragazzi. Giorno 4. Siamo andati a campeggiare nel paesino vicino Choquequirao
E adesso torniamo a Choquequirao per vedere molto di più. Questo è il mood. Da dove avevamo fatto il video io e Jacopo ieri, lassù, delle terrazze che arrivavano fino, che c'era lo strapiombo, no? Che arrivava fino in giù, in fondo. Siamo dei pazzi, tanto siamo scesi e abbiamo trovato lavori in corso, proibito l'ingresso. Però adesso il nostro inviato, direttamente dal Belgio, Vado a chiedere, andiamo. farà delle riprese. Possiamo vedere questo posto incredibile. Comunque ho camminato bastante, c'è una zona enorme di selva e sono terrazze che ancora non ho scorpiato. Incredibile questo posto, incredibile. Tutto questo complesso possiamo vedere che è architettura incaica con queste pietre e vediamo anche un po' più vicino alla cascata ci sono delle case, come diciamo in quechua, wasi. Qua vediamo le terrazze che stanno pronti per essere visitate. Qua una transizione e dopo c'è anche ancora tutto da scoprire, tutto questo è veramente infinito. Sono emozionato. Ok, abbiamo preso un sentiero diverso perché il matto Sì. Sei proprio sopra una terrazza, cazzo. beh, comunque se non si fanno i lavori questo è il risultato. La Esatto. natura in poco tempo si appropria Di tutto. di tutto. E infatti noi continuiamo a parlare di Machu Picchu e tutte queste cose qua, ma veramente sotto queste montagne c'era un impero che altro che Machu Picchu. Machu Picchu era la frazione di tutto l'impero che c'era. Ok, sembra no? Uno strapiombo naturale e invece abbiamo le mura, ragazzi, eccole, le terrazze. Bellissimo. E la cosa impressionante è che sono in verticale. Guarda che roba. Cioè, non so se si riesce a vedere. Comunque, se tu con l'immaginazione levi gli alberi, ci sono delle geometrie piane e questa è la dimostrazione perché in natura non troviamo dei muri così. Sono verticali. Ah, sì. Sono a strapiombo, veramente. Eccolo, Io va. Questo non è mi capacito l'angolo. come avessero fatto all'epoca. Questo mi sembra stile Inca. Comunque Inca o prima di Inca a costruire in una parete così verticale, veramente. Veramente. E questo è il muro. Ma guarda che roba, guarda dove arriva. Guarda, laggiù. E ancora più in giù arriva, quello è il bello. Sì. Che non riesco a riprenderlo. Guarda che roba. C'è tutta la montagna, altro che Choquequirao. Sì, Choquequirao era il barretto dietro l'angolo. E la frazione. Là c'è un ingresso di un tunnel di quelli che abbiamo visto in passato. Come abbiamo visto anche nel primo giorno nel cammino. Sì, ed è nel bel mezzo della montagna. Volevo rivolgermi ai nostri spettatori, se tra loro c'è qualcuno che è interessato alla storia antica e a riportare in vita i veri misteri, la vera civiltà della nostra storia e capire veramente chi siamo e da dove veniamo. Se c'è qualcuno che ci vuole aiutare anche a finanziare nei nostri viaggi, non lo so, qualcuno veramente, noi siamo disposti ad andare nei luoghi più remoti del pianeta per scoprire queste cose. Se voi conoscete qualcuno che ci possa aiutare, perché veramente è importante, perché capire da dove veniamo
ci fa capire anche chi siamo veramente noi e dove possiamo andare in futuro, perché è giusto che sappiamo. Quindi se qualcuno ci vuole aiutare, noi andiamo avanti comunque, apprezzeremo tantissimo. Noi stiamo facendo tutto. O se volete unirvi a noi, volete unirvi a ovviamente i requisiti giusti, perché Esatto. l'adattamento a tutto. Esatto. Perché noi stiamo facendo tutto da soli, stiamo spendendo i nostri soldi per venire qua. Le finanze non sono infinite. Però la voglia c'è, quindi se c'è qualcuno ci vuole aiutare veramente. come quel pazzo là che è venuto per vedere coi suoi occhi che quello che dicevamo all'inizio poteva dire: ma cosa state dicendo? E poi bam, cosa stiamo dicendo? Boh. Va Queste giù, sono va giù. missioni per scoppiati. Sì. Incredibile. Per scopare. Come? Per scopare. Anche. Altre terrazze. Guarda un po'. Quasi che non mi meraviglio più. Sicuramente. Wow. Guarda che roba. No, è impressionante. Anche là sopra. Una Scoperta. piramide questa. Quindi Incredibile. E E va giù. il motivo per cui abbiamo chiesto aiuto è perché noi vogliamo che questa non sia una minoranza che sappia di cosa c'è qua, vogliamo che sia la maggioranza, perché una volta che quando la maggioranza si rende conto delle cose, allora iniziano ad esistere. Quando è la minoranza le cose è come se non esistono, ma come fa a essere perduta come possiamo far perdere una cosa così? Dalla grandezza di una montagna. Tutto. Assurdo. Un certo Jesus Gamarra, ricercatore peruviano, che lui partecipa a un nostro video, ci parla di Cusco, la prima terra dell'umanità. Dai racconti antichi, no? Del giardino dell'Eden. Qua ci andiamo molto vicino. E quindi non so, ma sembrerebbe tutto perfetto, anzi è tutto perfetto. Che sia veramente questa la vera culla dell'umanità, dove tutto è iniziato. Eh sì. Soprattutto l'uomo sapeva vivere con la natura perfettamente, senza danneggiarla. tutte quelle terrasse le Ragazzi, qua aiutateci, noi ci siamo, per tutti. Noi siamo qui per mostrarvi più di quello che c'è davanti, oltre oltre Machu Picchu. il turismo, Machu Picchu. Cioè, questa è la realtà, raga. Cioè, non stiamo ritoccando niente. Questa è La vera storia dell'umanità sta sempre al secondo strato. Non siamo superficiali, per favore. La superficie è solo l'apparenza, la verità sta sotto. E questa è una cosa assurda. Guardo, no, là sono. Ultima notte, mancano 2 ore e sta diluviando. C'ho la tenda bagnatissima. Speriamo bene. Buongiorno, riposati alla grande, si riparte, ultimo giorno, 6:30 della mattina. Vamos! Siamo scesi dal paesino che si chiamava Marampata per andare a Kapuliok. Abbiamo fatto una pausa e il nostro brio ci sta dedicando una canzone e ci voleva dire una cosa importante. C'è la Purimac che dopo diventa l'Amazzonia. Quindi il fiume Apulimac, questo qua, è il fiume nativo che poi dopo va a diventare il Rio delle Amazzoni fino all'Atlantico. E noi l'abbiamo percorso in barca. Per andare sì a Quito, su una stenta che non voglio fare mai più, ok? E la rifaremo. La facciamo tutto insieme. La faremo insieme.
Tutto bagnato, è molto meglio, credi a me. Qui c'è un altro scavo archeologico e quel monolite lì che stranamente è posto al fronte di questa immensità E là ci sono delle terrazze. è a Nampaccia Là ci sono delle terrazze. e là ci sono Tutta la montagna. tutta la montagna. Oh yeah! Si dice che la storia sia scritta dai vincitori, e se la storia fosse invece scritta da chi la sa vendere, questo farebbe della storia un business o un negozio. Di fatto a Ciocche Chirao verrà costruita una funivia per far sì che tutti vi possano accedere. Alcuni siti archeologici imponenti non hanno la stessa copertura mediatica di altri all'apparenza più insignificanti, come se questi fossero più ideali a spingere una certa narrativa. Quella che sveleremo è una nuova teoria, la nostra teoria sulla storia umana. Ok ragazzi, si conclude qua questa edizione speciale Cammino Machu Picchu Ciocche Chirao. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate come sempre. Iscrivetevi! E iscrivetevi!